Inter-Arsenal 1-3 è la terza sconfitta di fila in Champions League per l'Inter, che è condannata quasi certamente ai playoff di febbraio, non tanto per questa sconfitta secondo me, perché il problema semmai sta più nei punti persi contro Atletico Madrid e Liverpool, mentre contro questo Arsenal in questo momento è estremamente probabile perdere, contro una squadra che ha pochissimi difetti. Per batterla devi fare delle cose straordinarie. L'Inter secondo me c'è anche quasi riuscita, perché comunque creare delle occasioni come quelle che abbiamo visto, riuscire a rimanere a galla in vari momenti di difficoltà contro una squadra che di fatto nell'ultimo mercato ha messo dentro in una sola sessione 300 milioni di investimenti, ecco, quel quasi riuscirci però fa tutta la differenza. Sono i famosi dettagli che soprattutto in Champions League pesano ancora di più. E allora questi dettagli li analizziamo, ce ne sono tanti, dalle prestazioni dei singoli, abbiamo raccolto i vostri commenti, le vostre discussioni sotto i nostri commenti, gli spunti che sono emersi dallo stadio anche sul tema mercato, e lo facciamo allora con la nostra Romina, che era allo stadio in tribuna stampa e poi in zona mista. Ben ritrovata Romina e benvenuta in questo contenuto. Ciao Lore, ciao a tutti, ben ritrovati a voi. Per questo nuovo contenuto in cui vi invito a lasciare un mi piace, ovviamente. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, stiamo volando verso i 98.000, ci siamo quasi, quindi mi raccomando continuate a spingere. Romina, ieri sera, subito dopo la partita, noi eravamo in diretta nel club di Passione Inter con i nostri soci, che tra l'altro potete unirvi anche voi con il QR code che trovate in alto e con il link in descrizione, e ci stavamo chiedendo come esce l'Inter da questa partita, secondo te? Quali possono essere anche degli eventuali strascichi di questa terza sconfitta in Champions, dell'ennesimo big match che l'Inter non vince, perché comunque bisogna dirlo. E allora, visto che tu eri lì in zona mista, che cosa hai percepito di questa Inter? Allora, partirei da un presupposto, perché quello che hai detto tu è giustissimo, cioè come sappiamo noi che stavamo affrontando una delle squadre più forti in Europa, lo sapevano anche i ragazzi, quindi sicuramente questa consapevolezza c'era. Allo stesso tempo abbiamo visto anche in campo la speranza di potercela fare, perché comunque l'Inter c'è stata, mi sembra che l'approccio ci sia stato. Nonostante questo, nel post partita in zona mista, insomma, anche come era successo poi contro il Liverpool, però in quel caso era più un silenzio, diciamo, di frustrazione dato da un episodio che aveva un po' fatto innervosire tutti Sì. quanti. Ieri sera è stato più un silenzio probabilmente di delusione per il mancato raggiungimento di un obiettivo che si erano prefissati, perché in questi giorni è stato ripetuto più volte che comunque gli ottavi di finale erano e sono un obiettivo, insomma, di questa Inter in Champions League, per evitare poi di complicare anche il percorso in campionato. Quindi posso dirti che sia dai senatori che non ho visto tanta delusione, facce proprio spente, teste basse, Lautaro, Barella, Bastoni, Di Marco, insomma sono stati quelli che, ecco, Barella è andato via proprio di corsa, Di Marco è passato di fronte a noi a testa bassa, insomma hanno evitato qualsiasi tipo di contatto. Sì, ho percepito veramente tanta amarezza, perché alla fine, ribadisco, l'avversario era un avversario di valore, c'era questa consapevolezza, ma allo stesso tempo l'Inter comunque in campo ha lottato, è rimasta a galla comunque per comunque una buona parte di gara, quindi sì, tanta delusione. Kivu non è passato in zona mista, quindi non ho avuto modo di vederlo, però l'abbiamo sentito in conferenza stampa anche da parte sua. Secondo me, insomma, il mancato raggiungimento, perlomeno ancora non certo al 100%, perché la matematica ancora non c'è, però sappiamo quanto la sconfitta di ieri abbia pesato in classifica. Insomma, anche lui, secondo me, non è molto felice di questo risultato, per come si è messa la partita, poi perché l'Inter comunque c'era. A differenza di quello che ho sentito da qualcuno, secondo me l'Inter comunque è stata in partita. Senti, tra l'altro, sì, sono d'accordissimo con quest'ultima frase che hai detto e tra poco poi la approfondiamo. Stavo pensando che Kivu in conferenza stampa ha anche detto una cosa che lo so che potrebbe anche suonare male, ma mi trovo abbastanza d'accordo, nel senso che l'Inter dopo il Liverpool secondo me è cresciuta in consapevolezza, in forza e in equilibrio, e quindi forse affrontare oggi il Liverpool al posto dell'Arsenal sarebbe stato diverso, perché oggi hai affrontato un Arsenal in un momento di forma che, ricordo
ricordava un po' il PSG della finale dell'anno scorso, cioè nel momento in cui veramente gli riesce qualsiasi cosa. Detto questo, il calendario è questo, l'Inter deve fare i conti con le proprie responsabilità. Non ci sono stati comunque confronti all'interno spogliatoio nel post partita, non ti risultano queste cose che sono No, state no, 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 non mi sembra che ci siano stati, ecco, confronti. Sicuramente ci sarà stato un dialogo, con giocatori, mister, staff e quant'altro, ma non quei confronti che si fanno per, diciamo, andare a dover sistemare qualcosa. Cioè, hai perso una partita contro una squadra forte, sì, è la terza sconfitta in Champions League, ma appunto ribadisco, non da farne insomma un caso, ecco, nonostante pesi sì. tantissimo, non c'è quella direzione lì, secondo me, ma non avrebbe Anche senso, perché credo che sia normale così. esatto, anche perché non c'è nemmeno il tempo di pensarci, perché adesso si torna subito in campo contro il Pisa in campionato, che forse nella testa di qualcuno è una priorità ed è l'obiettivo principale. Poi magari dopo ci ritorneremo, anche se ieri l'Inter non è stata distratta, secondo me, dal campionato. Velocemente volevo far vedere la classifica aggiornata, perché abbiamo parlato molto del discorso playoff. L'Inter attualmente è al 9° posto con 12 punti, a meno 9 dall'Arsenal, che ha punteggio pieno con una differenza reti di più 18, 21 punti fatti, 7 vittorie su 7, e ha subito solo 2 gol, uno dall'Inter, uno dal Bayern, e entrambe le volte ha vinto per 3-1, quindi una marcia impressionante per l'Inter, che ieri sera aveva dei risultati anche abbastanza favorevoli per quello che era successo, quindi è stato ulteriormente un peccato questa sconfitta che diciamo che secondo i vari calcoli al momento al 95% ti manda ai playoff, tra il 5 e il 6% di possibilità di andare dentro le prime 8 c'è ancora. Mancano però ancora tutte le partite di oggi. Allora io, Romy, comincio a guardarmi un attimino alle spalle, perché l'Inter deve stare attenta, non è un dettaglio banale, a finire tra il 9° e il 16° posto almeno, perché ci sono Sì. squadre che oggi possono raggiungerti dal Marsiglia, Juventus, Galatasaray, eccetera, eccetera. Ci sono tanti scontri diretti. Perché è importante capitare tra il 9° e il 16° posto? Perché in quel modo hai il playoff dove giocherai il ritorno in casa, che comunque è un vantaggio significativo, quindi andresti al playoff da testa di serie, per cui l'Inter a Dortmund vincendo avrebbe ancora all'ultima giornata qualche residuo, qualche chance, ma servono anche degli incastri per andare direttamente agli ottavi di finale. Senza gli ottavi di finale bisogna andare al playoff. Diciamo che ho fatto un po' di conti vedendo anche il calendario. È verosimile comunque che prendendosi almeno un punticino l'Inter possa restare nella parte alta del tabellone dei playoff. Però ecco, non è da scartare anche questo obiettivo, non è da snobbare la partita contro il Borussia Dortmund, anche perché poi il playoff arriverà e ho preparato anche il calendario per farvi vedere dove si giocheranno quelle due partite. L'andata del playoff sarà il 17-18 febbraio, quindi dopo Inter-Juventus. Sì. Poi ci sarà Inter-Lecce e poi il ritorno, e quindi Inter-Genoa. Quindi è un calendario, quello di febbraio, già bello compresso. Anche la Juventus verosimilmente sarà ai playoff, poi vediamo cosa succede nelle partite di stasera e del prossimo turno. Questo quindi per quanto riguarda anche la classifica. Tornando però alla partita, Romina, tu dicevi io ho visto un Inter francamente che se l'è giocata, e la cosa, prima di andare poi alle vere notizie positive, ci sono delle notizie positive, anzi secondo me, Qualcosa c'è. Sì, sì, in sì, sì, questa sì. partita. Io ho visto un Inter che intanto, qualcuno dice giocava contro l'Arsenal dei panchinari. Intanto i panchinari dell'Arsenal sono giocatori da botte da 50-60 milioni, eccetera. Ecco. Io dico, però sottolineiamo, visto che tu hai la maglia lì dietro, che anche l'Inter giocava senza Çalhanoğlu e senza Dumfries, quindi anche qua anche le assenze dell'Inter nel gioco dell'Inter hanno inciso. Nonostante questo, l'Inter con l'Arsenal se l'è giocata. Mi ha sorpreso soprattutto il modo in cui, rispetto ad altre volte, che era una critica che avevo mosso, ha saputo reagire allo svantaggio ed alcune difficoltà. L'Inter è partita male, con l'Arsenal che partiva subito con 200 all'ora. Lì secondo me è mancato anche l'apporto di Zielinski in regia, che doveva uscire in maniera più pulita da quella pressione. Se tu riesci ad uscire da quella pressione e verticalizzi, gli spazi ci sono, perché la coperta comunque ha dei limiti per tutti, anche se sei fortissimo come l'Arsenal. E riesce a pareggiarla. Sucic avrebbe l'occasione anche per creare l'azione per il 2-1. Abbiamo avuto le opportunità per andare anche sul 2-1. Invece Sì. vanno loro sul 2-1 e lì l'Inter potrebbe sciogliersi, come era già accaduto in altri momenti, e andare in difficoltà. E invece, soprattutto con i cambi, con l'ingresso di Pio Esposito, che è stato secondo me molto positivo, ti rimetti nelle condizioni di poterla pareggiare di nuovo,
Poi, secondo me, i cambi finali che ti fanno perdere totalmente il centrocampo hanno di fatto chiuso la partita, con lo stesso Gabriel Magalhaes che è entrato e ha un po' eclissato Esposito rispetto a Mosquera, ha messo un po' la parola fine alla partita. Quindi io ci ho visto un Inter che è rimasta aggrappata alla partita, forse si potevano gestire meglio delle letture a gara in corso con dei cambi, con l'Arsenal che poi chiude con tutto il potenziale. Però ecco, anche lì soffrire Saka sulla destra mi sembrava il minimo, visto che è uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento, in quel ruolo lì soprattutto. Sì, esatto. Allora hai detto tante cose, tanti spunti interessanti. Il primo, le assenze, perché si è detto che l'Inter affrontava l'Arsenal nel miglior momento forse della stagione, perché comunque venivamo da una spinta importante in campionato. Diciamo che mentalmente sì, lo era, perché abbiamo dimostrato, insomma, soprattutto in queste ultime partite di campionato, di aver ritrovato motivazione e consapevolezza. Dall'altra parte fisicamente non era il miglior momento per questa Inter, quindi bisognava tirare entrambe le cose, perché mancava Çalhanoğlu, mancava Dumfries, siamo in un momento in cui comunque stiamo giocando tante partite, quindi quando si è detto è il miglior momento, sì, però in realtà bisogna dividerlo tra momento mentale e momento fisico. Ieri alcune assenze sono pesate tantissimo, ma anche lo stesso Dumfries sulla corsia di destra, Luis Enrique ieri ha faticato molto e magari adesso approfondiremo. Detto questo, sono d'accordo sul fatto che l'Inter ha dimostrato di poter rimanere con la spina attaccata, soprattutto per una reazione alle difficoltà, perché i primi 10 minuti sono stata totalmente spaventata dall'impatto dell'Arsenal. Ho detto questa partita finisce 5-0, 4-0. Ho avuto Un proprio numero questa a caso. sensazione. Sì, proprio un impatto impressionante, cioè sapevo che sarebbe arrivato un Arsenal a San Siro che nonostante insomma non avesse tutti i titolarissimi in campo sarebbe stato comunque molto ostico. Detto ciò, 10 minuti terribili, ho temuto il peggio. L'Inter invece ha fatto subito quel click nonostante abbia subito il gol e questa è stata subito una risposta. Infatti ho detto ok, se questo è l'approccio, se questo è l'atteggiamento, possiamo rimanere in partita. E così è stato, perché alla fine l'hai detto tu, fai il gol dell'1-1, ti porti nelle condizioni addirittura di poter raddoppiare con Sušić che purtroppo non sfrutta l'occasione, rimani in partita nonostante poi prendi il 2-1, nulla di scontato contro una squadra contro l'Arsenal, come l'Arsenal, e questo ci dimostra anche la volontà dell'Inter, cioè l'Inter voleva fare il risultato ieri, a differenza di quello che è stato detto da qualcuno che bisognava snobbare la Champions per il campionato, no. L'Inter sapeva dell'importanza della partita e lo ha dimostrato. Poi purtroppo ragazzi ci sono, diciamo, come dire, non voglio parlare di categorie perché l'Inter è una squadra che può lottare e deve lottare, però l'Arsenal è costruita in un modo cioè che il paragone già purtroppo non può reggere. Nonostante questo hai fatto una partita con tanti errori perché poi l'hai sbagliata hai sbagliato ai dettagli, sia in fase di, diciamo, di occasioni che hai avuto, sia quando hai subito, perché è stato tutto lì, proprio i dettagli. Però sei rimasto in partita contro un avversario insomma molto 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 di valore che ti poteva affossare in qualsiasi modo, quindi questo va detto. Senti, a proposito di dettagli, andiamo a analizzare i principali commenti che sono arrivati sotto i nostri contenuti di ieri sera. Tanti ci hanno detto perché non parlate di Sommer sui gol subiti. Allora, parliamone, perché secondo me sul primo gol subito grandi responsabilità vanno date. Intanto a un pizzico di fortuna dell'Arsenal, perché sbaglia il tiro, diventa l'assist per Gabriel Jesus. E ok. Sì. Poi però Luis Enrique sbaglia clamorosamente il fuorigioco, qua è totalmente scollegato dal resto dei compagni, quindi mettiamo un attimino l'asterisco su Luis Enrique e tra poco ci torneremo. Sul secondo gol si parla molto di Sommer, delle responsabilità su questa uscita. Io francamente trovo più responsabilità sul terzo gol, dove si fa piegare un po' le mani da Gyökeres e lì paga anche la statura, dove quello lo sappiamo è un fatto fisico, però diciamo in precedenza magari era anche un po' più esplosivo e ci arrivava meglio su quel pallone. Quindi sul terzo gol magari un altro portiere un po' più alto, un po' più piazzato poteva fare meglio. Ti chiedo che ne pensi del secondo gol, su cui io poi aggiungerò una mia polemica, e se secondo te è il momento di cambiare Sommer, è colpa di Sommer, abbiamo perso per questa partita per Sommer, come è stato scritto. Allora, no, nel senso che arriveranno di nuovo i commenti della serie come fate a dire che non è colpa di Sommer, lo diciamo, nel senso che per me non possiamo attribuire tutte le colpe a lui. Nel primo gol, l'hai detto tu, Luis Enrique è posizionato malissimo. Secondo gol, più che Sommer,
Diciamo che Chivu aveva specificato che avremmo tenuto una difesa a zona sui piazzati. Diciamo che in questo caso tu lasci l'uomo praticamente libero, ti posizioni in 3 sulla linea di porta e praticamente io ho detto che ovviamente, cioè scherzando, ma in realtà non troppo, che Akanji marca Lautaro praticamente, perché sono in una posizione tale che invece di tenere, diciamo, la marcatura su Gabriel, si marcano tra di loro. Quindi non so se c'è un errore come presupposto nella scelta di preparare insomma la difesa sui calci piazzati in questo modo, perché l'Arsenal sappiamo essere devastante e ieri prendi un gol che secondo me potevi tranquillamente evitare. Quindi secondo me la colpa non è tanto del singolo di Sommer, ma proprio di come è stata preparata la difesa sui calci piazzati. Quindi in questo caso mi spiace, ma forse l'avrei gestita diversamente. E lo sapevamo, perché si è parlato per una settimana dell'Arsenal, non è una sorpresa, lo sapevamo, l'anno scorso abbiamo subito 13 calci piazzati dall'Arsenal, era una situazione diversa con un altro allenatore, anche con qualche altro giocatore, ma in ogni caso sapevi che quella sarebbe stata l'insidia più grande. Questo gol era evitabilissimo per quel che mi riguarda. Infatti, quello che dico io è, allora, intanto io credo che i nostri componenti dello staff tecnico ne sappiano molto più di me, quindi l'hanno studiata e loro avranno i loro motivi. Totalmente. L'Inter comunque ha corso un unico vero grande pericolo su calci piazzati, che è questo gol qua. Per il resto non è che sono arrivate proprio clamorose occasioni da gol, quindi troppo male non è stato preparato. Per cui su questa singola situazione che cosa ci vedo? Ci vedo anche qui un piccolo colpo di fortuna, perché comunque il pallone va a colpire la traversa e poi capita proprio su Gabriel Jesus. Quindi anche qui una piccola incidenza di questo tipo c'è. Akanji poi viene tratto in inganno secondo me da questa cosa e si sgancia da Gabriel Jesus e va a marcare lo spazio, cosa che non funziona. Ci sono però dei dettagli che secondo me fanno leggermente discutere. Intanto, di nuovo, il pallone lungo sul secondo palo lo va a tentare di intercettare Barella. Mi chiederei se, dopo quello che è successo col PSG, Noah Lang, e anche oggi, se questa è la scelta migliore. Questo è un dettaglio che si può analizzare. Seconda cosa, marcare totalmente a zona. Sentivo Ambrosini che giustamente diceva, io comunque mi verrebbe automaticamente di chiedere di cioè tu stai permettendo all'Arsenal che studia i calci piazzati di muoversi come vogliono loro, come hanno preparato i loro schemi. E una squadra che è così forte su questo fattore, se tu non li marchi a uomo e non gli sporchi il movimento, stai permettendo loro di fare quello che hanno preparato sostanzialmente. Quindi anche qui un piccolo dubbio rimane. Sul tema Sommer capisco i tifosi che dicono che comunque quando il pallone vaga in area di rigore raramente ne esce vincitore lui con le mani, e questo è un tema importante. Qui poi si aprirà il capitolo, magari ne riparleremo, del quanto è vantaggioso il gioco coi piedi di Sommer da giustificare un Josep Martinez sempre in panchina, che tra i pali comunque si è dimostrato fin qua più affidabile nelle poche occasioni che abbiamo avuto a disposizione. Due cose: nel frattempo l'Inter sta monitorando i nuovi portieri perché Sommer andrà via. Nelle ultime ore si è parlato del Dibu Martinez dell'Aston Villa, di cui parleremo stasera in diretta alle 19:30, e nel frattempo io credo che contro il Pisa Chivo andrà di nuovo su Sommer, per quel discorso che quando lui sente tanta critica nei confronti del portiere poi lo protegge, lo difende. Quindi io ho questa sensazione qua, però poi vediamo, altrimenti sarebbe un segnale importante quello di vedere Martinez venerdì col Pisa. Tema Luis Enrique, Romina, io mi sono esposto ancora una volta dicendo che come puoi non pensare di intervenire lì a destra? Questa è un'altra partita in cui ti chiamano il mercato, perché oltre a quell'errore dietro, davanti siamo troppo prevedibili, cioè sanno già gli avversari che lì a destra tanto non costruiremo niente. Esatto. È troppo timido, troppo impacciato, troppo... cioè, se tu mi dici, e io pure lo dico, che lui trattare il pallone lo sa fare, è abbastanza disciplinato, queste cose le sa fare bene, ma se davanti è totalmente nullo, o cambi qualcosa a livello di modulo, non lo so, ma qualcosa per avere un fronte offensivo più sfrontato devi averlo, oppure, cioè, no, questo è un giocatore normale che per quello che è stato pagato è logico aspettarsi di più, e l'Inter deve avere qualcosa in più da quel lato. Sì, allora, un paio di cose, nel senso che
Finora, per quanto riguarda Luis Enrique, ne ho fatto tanto una questione di approccio, di atteggiamento, di autostima, di fiducia. Tra l'altro ne ha parlato anche De Zerbi, che lo ha avuto al Marsiglia e ha Sì. sottolineato il fatto che comunque a lui manca forse questa dose di fiducia. Detto questo, ieri non ho visto solo la mancanza di intraprendenza e di fiducia, ho visto proprio delle scelte sbagliate, non solo prevedibili, ma anche sbagliate. Sul primo gol, ora non voglio tornare lì ogni volta, ma quello fa tutta la differenza del mondo, vuol dire che tu non hai proprio la percezione dello spazio intorno a te e di quello che stanno facendo gli altri, perché se tutta la difesa si tiene basta per non dare la possibilità, insomma, di validare un eventuale gol, tu non puoi stare in una posizione totalmente fuori, che tiene in gioco il giocatore. Tra l'altro è lui che chiama il fuorigioco, io sono impazzita lì perché lui praticamente tiene il giocatore in gioco e poi chiama il fuorigioco. Come fai a non renderti conto che sei tu che stai tenendo il giocatore in gioco? Detto E questo, a Thuram parte gliel'ha fatto notare, Thuram. Thuram gliel'ha fatto notare, esattamente. Dopo c'è stato un piccolo dialogo tra i due, probabilmente, insomma, deve un attimo, ecco, riuscire a capire anche queste dinamiche qua. E poi tanto prevedibile. Nell'ultima partita con l'Udinese avevo apprezzato, soprattutto nella prima parte di gara, una propositività diversa. Era riuscito anche, insomma, a crearsi delle occasioni, ad essere più propositivo davanti, aveva messo anche un bel cross per Lautaro, insomma gli avevo visto fare delle cose che mi hanno fatto dire ok, pian piano magari sta cominciando a migliorare in entrambe le fasi, si sta spingendo un po' più, si sta portando un po' più in avanti, si sta spingendo un po' di più. Ieri arrivava palla, passaggio all'indietro, arrivava palla, passaggio all'indietro, cioè molto molto prevedibile, non hai quella spinta che ti serve sulla destra. Sono 12 partite che gioca, 11 partite, non lo so, vogliamo metterci anche il carico fisico, mentale, quello che vogliamo, tutto quello che vogliamo mettere in mezzo a questo calderone. A me dispiace perché finora l'ho detto, Luis Enrique ha fatto partite da 6 e non deve essere una condanna a Luis Enrique, però per quello che l'hai pagato, per quello che ci è stato anche presentato quando è arrivato, no? Un giocatore da 1 contro 1, un giocatore da dribbling, un giocatore insomma forte Non in noi, quello lì. noi questo No, l'abbiamo no, è da smentito. come ci è stato presentato, esatto. No, 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 l'ho detto, è da come ci è stato presentato, doveva essere un giocatore insomma abile in quello. L'abbiamo visto in realtà abile, tra virgolette, in altro, nel senso che comunque ha dato un equilibrio magari diverso rispetto a quello che ci aspettavamo, però in questo momento l'Inter non può affidarsi a Luis Enrique, ma non perché è Luis Enrique, con i suoi limiti, ma in generale perché stai facendo 2 mesi densi, intensi, fondamentali, con un giocatore che se va bene prende 6 in pagella, se va bene. Tu sei l'Inter, non puoi accontentarti in una situazione del genere. Quindi io continuo a dire, come ho detto un mese fa, come ho detto settimane fa, come ho detto da giorni e da tempo, c'è bisogno di intervenire sul mercato. È urgente, cioè non è una possibilità, è proprio una necessità. Bisogna intervenire sul mercato. Ogni partita chiama sempre di più questa necessità. Non so fino a dove dovremo arrivare per vedere, insomma, arrivare qualcuno. Senti, stiamo andando lunghi, quindi ti chiedo un flash, e lo Sì. chiedo solo a te, su Barella, Lautaro e Thuram, altri 3 nomi che sono stati tema di dibattito nei commenti, quindi dici la tua dallo stadio. Allora, Barella, troppe critiche, ora anche qui come con Sommer, insulti, ma troppe critiche rispetto a quello che lui sta facendo, secondo me, cioè credo che ormai sia un po' prendiamo Barella di mira perché sta facendo meno. Meno in che senso? Cioè probabilmente magari non brillante, non le stesse cose che faceva prima, ma neanche cioè, da condannare in questo modo così, così netto. Ieri qualche scelta sbagliata la fa, qualche tacco di troppo, qualche scelta poco lucida, sì, ma tendenzialmente questa sorta di condanna nei confronti di Barella non la capisco. Lautaro, purtroppo anche ieri si è speso tanto perché è evidente quanto Lautaro si spenda, però è un po' sparito, soprattutto in fase di conclusione, diciamo, dal capitano in una partita importante come quella con l'Arsenal torna il tema del fatto che può sparire nelle partite importanti. Detto che poi se segna in tutte le altre comunque è un trascinatore che ti porta a dei risultati, quindi anche qui non lo condannerei. Thuram, onestamente io continuo a dire quello che dico da settimane e che ho detto, non mi ricordo dopo quale partita, ma l'avevamo sottolineato.
Io non credo che sia ancora totalmente al pieno della condizione, cioè anche ieri l'ho guardato, è vero che è stato molto asfissiato dai difensori dell'Arsenal, perché è stato Sì. molto molto asfissiato, però anche lui lo continuo a vedere, a parte poco lucido sotto porta, e in qualche occasione un po' troppo rallentato. Cioè, lo vorrei vedere più scattante in alcune occasioni e non l'ho visto. Ogni tanto corricchiava, sempre le solite dinamiche. Quindi è ben lontano dal Thuram al 100% che conosciamo. Questo va detto. Io credo che ieri non abbia fatto una brutta partita come è stato No, detto, non no. sono d'accordo con alcuni sul discorso dell'atteggiamento. Su Lautaro aggiungo solo una cosa perché poi leggevo un paio di commenti che ci sono arrivati, che il fatto che non abbia segnato ieri non è che cancella che il gol con l'Udinese sia stato decisivo, quindi non capisco perché uno debba dire però con l'Udinese l'avete esaltato. Certo, ha fatto un gol decisivo, quindi lì lo si esalta. È ovvio che però da un giocatore così, secondo me a un certo punto è anche lecito chiedere, cioè secondo me è giusto giudicare le partite partendo dai risultati. È normale che tu parti nel tuo giudizio dal risultato della partita. Sì. Questo quindi vale anche per un giocatore così importante come Lautaro. Tu parti dal giudizio se ha segnato o no. Il fatto che non stia segnando nei big match è un fattore ovviamente importante. Però ecco, non rimette in discussione altre cose. Mentre ci sono delle notizie positive secondo me da questa sfida. In primis, come detto, io ho visto un Inter che comunque se l'è giocata con questo Arsenal, perché 18 tiri verso la porta di questa squadra che non concede niente a nessuno in Premier League, concede la media di 6 tiri e mezzo a partita, mi sembra, una roba del genere. Quindi l'Inter ha tirato il triplo delle volte, creando delle buone opportunità anche da gol. E questa è la prima cosa. Mi è piaciuto molto ancora una volta l'ingresso di Pio Esposito a cui facevi riferimento anche tu. A me è piaciuto anche Sucic comunque, perché ha commesso degli errori, è vero, Sì. ha sbagliato alcune occasioni, sul terzo gol lì forse più Frattesi deve fare meglio, visto che è più fresco, è appena entrato, però lì c'è stato un po' di indecisione. Ha commesso degli errori, è vero, ma per me Sucic ha dato la dimostrazione di poter essere un giocatore da livello Champions e lo sta facendo al primo anno di Inter. Quindi il tema è sempre quello. L'Inter ha fatto un mercato in cui ha preso dei giocatori che magari diventeranno da Inter, e questa è la grande critica che abbiamo mosso anche la scorsa estate, quando magari sarebbero serviti dei giocatori più pronti. Nel Pronti. momento in cui hai fatto questo tipo di mercato, devi accettare che ci possano essere questi alti e bassi. Per me però Sucic, con il lampo sul gol, con alcune scelte, alcune giocate, dimostra di essere uno su cui devi puntare, che secondo me esploderà. Sì, sono d'accordo, e soprattutto la cosa positiva è stata che erano un po' di settimane che si parlava del fatto che Sucic non lo stavamo vedendo tantissimo, perché comunque Zielinski sta avendo un rendimento veramente impattante e quindi era anche difficile, no, dar spazio a Sucic. Ieri ha preso insomma la chiamata di Chivu con molto, molto entusiasmo ed è stato impattante. Al di là del gol comunque, e come hai detto tu, ha fatto qualche errore sicuramente, però insomma avversario Arsenal, Champions League, a San Siro, partita complicata, lui ha imboccato sicuramente la strada giusta. Una cosa su Sucic, perché non so se vale sul rendimento, però è una cosa che ho notato e che quindi voglio dirti, credo che ieri volesse dimostrare per qualcuno, perché nella finale di partita, quando tutti sono usciti dal campo, lui è rimasto in campo e è stato praticamente qualche minuto così a guardare verso insomma il settore, e Sì. alla fine ha fatto così, poi ha salutato con entusiasmo, quindi credo che avesse qualcuno tra il pubblico che lo stava. Spettatore speciale, Sì, chiaramente. qualche spettatore speciale. Quindi magari non cambia nulla e non è questo che ha insomma che l'ha portato a fare meglio, però quando hai magari degli occhi di qualche affetto vicino, magari sei portato anche a fare questo. Può essere, può essere. Diciamo che già lo stimolo della Champions contro l'Arsenal è comunque di per sé niente Sì, sì, male. sì. L'ultima cosa che volevo aggiungere velocemente poi su Pio Esposito, francamente continuo a pensare che in questo momento tenerlo fuori sia abbastanza difficile comunque, quindi uno dei due tra Lautaro o Thuram secondo me in questo momento deve lasciare un po' più di spazio a Pio Esposito. Sì, non ho detto nulla su di lui, però devo dire che senza volersi sbilanciare troppo, a me questo ragazzo fa veramente impressione.
Ieri costringi Arteta a fare il cambio, a mettere Gabriel, che è uno che insomma Sì. non è che proprio te la manda a dire, quindi tu costringi comunque una delle squadre più forti d'Europa a tirare fuori insomma il coniglio dal cilindro, perché si rende conto anche lui che se non lo contieni rischi di brutto, e l'ha dimostrato. È andato vicinissimo, ha sfiorato veramente il gol con un impatto fisico e un approccio non da ragazzo che fino allo scorso anno la Champions League non l'aveva mai neanche vista, quindi devo dire che questo Pio, come dici tu, molto difficile tenerlo fuori, non solo per il rendimento, ma proprio perché ti dà quell'impatto e quell'approccio che forse da nessuno stiamo vedendo così tanto. Sì, 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 sì. Tra l'altro hai citato Gabriel, mi è apparsa una statistica particolare, la coppia Gabriel-Saliba Sì. dell'Arsenal è la seconda miglior coppia della Premier League dal 2000 a oggi per clean sheet, cioè per partite senza subire gol. Solo Ferdinand, Vidic ai tempi del Manchester United hanno fatto più partite senza subire gol rispetto a questi due. Però io chiuderei anche con una nota polemica, anche perché qui mi dispiace sempre, Romina, che noi facciamo analisi a 360 gradi, analizzi tante cose che contribuiscono al risultato e c'è qualcuno che ti dice come fai ad aggrapparti all'arbitro in una partita del genere? Io non mi sono aggrappato all'arbitro, non credo che l'Inter abbia perso per l'arbitro, anche se sono d'accordissimo con Chivo quando dice che comunque gli episodi, il prendere il gol, eccetera, cambiano i momenti e cambia la partita. Cioè, un po' come quei film particolari dove puoi scegliere a che punto della storia Sì, andare e tu costruisci la storia, sì. ovviamente. Ogni singola cosa cambia tantissimo. E quindi ehm, io bisogna parlare nell'analisi totale anche delle questioni arbitrali, dove ieri sera la prestazione dell'arbitro è stata insufficiente, perché ha sbagliato dal punto di vista tecnico e disciplinare e soprattutto, secondo me ragazzi, io continuo a ribadirlo, questo rigore qua, che è stato dato su Wirtz in Inter-Liverpool, è un rigore che non esiste nel calcio, mai, che rischia di costarci carissimo, perché un punticino che avremmo strappato al Liverpool oggi ci avrebbe messo ancora in piena corsa per andare tra le prime 8 e non staremmo parlando delle 3 sconfitte di fila e tutto il resto. No. E a maggior ragione mi fa arrabbiare, perché se tu dai quel rigore che non esiste, allora questo qui su Lautaro Martinez per me non è rigore, questo su Lautaro Martinez. È giusto non dare rigore. E quindi non è che dici che devi compensare per quello che è successo prima, però a maggior ragione il fatto che tu non fischi questo mi fa arrabbiare ancora di più per quel furto che abbiamo subito contro il Liverpool. Questo è il concetto che volevo esprimere in una partita in cui comunque l'arbitro è stato insufficiente pur non avendo deciso la vittoria dell'Arsenal, che è arrivata per altri fattori che abbiamo analizzato. Io son d'accordissimo, Lore. Per me questo non è mai rigore, devo essere onesta, l'ho rivisto a primo impatto, forse ho detto, cioè ho rischiato di dire è rigore, poi l'ho riguardato al monitor, non è mai rigore per me. Detto che però quello che fa innervosire è la solita questione della coerenza, cioè se tu fischi degli episodi come quello che abbiamo visto contro il Liverpool, allora perché non ti fai venire neanche il minimo dubbio su questo? È sempre la solita solfa. Io non alimenterei in alcun modo, diciamo, le questioni arbitrali dopo una partita come quella di ieri, anche se appunto l'arbitro ieri ha innervosito secondo me parecchio la partita con la gestione, per come l'ha gestita, e anche San Siro ha abbastanza rumoreggiato per alcune situazioni. Però ecco, non è questa la partita nella quale secondo me dobbiamo appigliarci troppo alla questione arbitrale. Assolutamente d'accordo. Romina, grazie per questo punto della situazione. Ci risentiremo poi ovviamente anche nel club con il QR code che trovi lassù in alto da scannerizzare con il telefono, link qui sotto in descrizione, perché nel club la discussione, ho visto stamattina tantissimi commenti e chiaramente poi ci risentiremo anche nella chat vocale per discuterne in maniera approfondita. Romina, grazie. Grazie a te Lore, grazie a tutti. Mi raccomando, iscrizione al canale e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.